Belli, eh? Bene, oggi con questi noi ci faremo uno straordinario risotto mantecato con il taleggio. Quindi adesso noi ci vediamo la ricetta, gli ingredienti chiaramente, e non farò la chiusura del video perché qua non è che c'è niente da spiegare o comunque di storie da parlare. Mentre invece voglio ricordare a chiunque ancora non l'avesse fatto, se volete iscrivetevi al canale e cliccando la campanella lì sotto rimanete aggiornati anche sulle mie prossime ricette. Buona giornata a tutti! Prendiamo gli asparagi che divideremo in 3 parti. La parte finale la utilizzeremo per il brodo, le punte per guarnire, mentre il resto del gambo lo triteremo per metterlo nel risotto. Tagliamo quindi la parte finale del gambo e mettiamolo in acqua leggermente salata insieme alla cipolla per farne il brodo. Tagliamo ora le punte e teniamole da parte e tritiamo il resto. In una padella mettiamo un po' d'olio e uno spicchio d'aglio in camicia, gli asparagi tritati, salate e pepate e fate cuocere per circa 10 minuti. No mistake ever kept me late. We spent summers catching fire. In una pentola mettete un po' d'olio e il resto della cipolla bianca tritata finemente. Appena avrà preso colore, metteteci dentro il riso e fatelo tostare fino a quando non diventa traslucido. Poi aggiungete il vino bianco e fate evaporare la parte alcolica. Una volta fatto, coprite con il brodo degli asparagi il riso e mescolate. Mi raccomando, il risotto va sempre lavorato. Allora, ho finito di saltare i gambi degli asparagi che ho tagliato a tocchetti. A questo punto potreste fare due scelte: o lasciarli interi, come farò io, oppure frullarli. Nel caso doveste frullarli, chiaramente il colore del riso sarà completamente verde e l'elemento croccante sarà soltanto le punte dell'asparagi, che farete anche queste saltare velocemente in padella. Nell'altro caso, cioè quello che farò io, invece l'elemento croccante sarà tutto l'asparago. A questo punto scegliete voi. Nella stessa padella fate saltare le punte degli asparagi per circa 5 minuti, sono più tenere dei gambi. Qualche minuto prima della completa cottura del riso mettete i gambi tritati e mescolate per bene. Fate riposare per qualche minuto il risotto fuori dal fuoco, dopodiché mettete il taleggio, il burro e il parmigiano e mescolate per bene. Impiattate ora il vostro risotto. Guarnitelo con le punte saltate in padella e infine mettete una spolverata di pepe nero a vostro piacere. Buon appetito!